Grazie intanto a tutti. Io come presidente dell'Accademia 5T, che ha avuto l'idea di questo concorso in un momento purtroppo che ha segnato la rinuncia di alcune scuole e la nostra solidarietà per quello che è successo a Bologna, però in 4 ci siete, avete fatto il vostro lavoro e vi ringrazio tutti, ragazzi e docenti che vi hanno aiutato e appoggiato. E ringrazio la scuola che ci sta ospitando, la scuola Farnese, l'Istituto Farnese, che ci sta ospitando in questo ambiente straordinario per la fattiva partecipazione, la collaborazione e l'aiuto che ha dato a tutti voi e a noi. Prima di dire i risultati, volevo presentare la giuria. Abbiamo Mario Raggi, che è il fiduciario Amira, cioè dell'Associazione dei Maîtres d'Hôtel di Roma. Abbiamo, lo conoscete, il vostro professore Luigi Ceriello, docente di cucina della scuola che ci ospita, Andrea Fabbri, ex per motivi d'età, anche se nonostante l'età stamattina ha fatto qualche chilometro di corsa, che è l'ex preside del primo corso di laurea in scienze gastronomiche che è stato fatto in Italia, a Parma, e del Master Comet, che è stato molto importante per preparare alla conoscenza dei prodotti territoriali. Maria Cristina Beretta, giornalista molto nota del settore, prima del vino, poi anche del cibo, tant'è vero che abbiamo fatto per la Mondadori delle guide insieme sui prodotti tipici. Giampaolo Sodano, attualmente presidente dell'Associazione dei Mastri Oleari e portavoce attraverso vari impegni, l'Associazione dei Frantoiani e altri impegni, della valorizzazione dell'artigiano dell'olio, cioè il frantoiano, cosa molto importante per salvare l'olio italiano, che ha delle caratteristiche ben diverse da quello estero. Veronica Ruggiero, giornalista diciamo prevalentemente del territorio comunque, che rappresenta la stampa locale, eccetera. Poi abbiamo Riccardo Minciotti, che è il docente di sala di questo istituto, e Valerio Beltrami, che è il presidente della Mira. Poi il sottoscritto, mi chiamo Guido Stecchi, sono il presidente Accademia 5T. La giuria ha selezionato le scuole che sono arrivate qui, aveva altri 2 componenti che non hanno potuto intervenire. Una è Donatella Cinelli Colombini, la donna del vino per eccellenza, perché tutte le più importanti associazioni che hanno valorizzato il vino italiano le ha fondate lei, e attualmente è presidente dell'Associazione Donne del Vino, e una grandissima della ristorazione italiana, Livia Iaccarino, moglie di Alfonso Iaccarino. La coppia Livia-Alfonso è l'emblema nel mondo della dieta mediterranea, della cucina mediterranea. Livia era molto entusiasta di questo concorso, ma sappiate che sta facendo un lavoro fantastico. Ha chiuso per 1 anno il loro ristorante, per trasformarlo al 100% sostenibile, persino nel prelievo di acqua. Pronto? Pronto, ciao Livia, allora sei Eccomi. collegata? Mi dispiace non esserci, questo è una cosa che purtroppo non siamo riusciti ad organizzarci, ma ci tenevamo tanto. È importante lasciare almeno nel nostro piccolo un mondo migliore, ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo che venga seguito da tanti questo percorso. Non è facile, però è importantissimo. Dobbiamo dare qualcosa al pianeta. Abbiamo tolto troppo al pianeta e questo vorrei che anche i ragazzi, quando lavorano, devono pensare di lavorare sui prodotti ecosostenibili. È importantissimo. Però voglio dirvi che voi siete nelle scuole alberghiere italiane, sono state scelte
dal signor Stecchi alcune, perché non si potevano mettere tutte, e la scuola alberghiera è il vostro futuro. Dovete sapere che non vi mancherà mai il lavoro, dovete solo fare tesoro di quello che avete appreso, di quello che andrete a fare, delle esperienze che farete in giro per il mondo, ma vi si aprirà un mondo. Quindi è solo la vostra volontà di fare il meglio, e soprattutto perché siete italiani, e all'estero quando arriva un cuoco, un ragazzo di sala, che sia esso sommelier oppure collaboratore di servizi, è atteso come se fosse un museo, come se fosse un'opera d'arte che arriva. Però non dovete deludere le aspettative. Questo è importantissimo, quindi mi auguro che avete scelto questa strada perché l'amate, perché l'unica cosa che vi può dar forza nei momenti, perché è anche un lavoro non facile, è un lavoro difficile, ma se c'è dentro la fiamma della passione, voi sarete bravissimi e vincerete ovunque andrete. Mi raccomando, questo è il mio augurio. Grazie Livia. Grazie Livia. C'è Valerio Beltrami che voleva dire qualcosa. Innanzitutto grazie a voi dell'invito, mi avete dato una gioia, un'emozione, perché quando vedo i ragazzi io mi emoziono sempre. Penso nel lontano 1968, quando io sono uscito dalla scuola alberghiera di Stresa e ho cominciato la mia carriera. Voi siete molto molto fortunati, perché allora noi dovevamo rubare il mestiere ai nostri chef de rang, ai nostri maître d'hôtel, perché ci davano solo scarpate. C'era un grosso odio tra sala e cucina, la cucina ci vedeva male, loro mangiavano bene, noi ci davano gli scarti magari di 3-4 giorni, perché la sala prendeva le mance. Oggi per fortuna il mondo sta cambiando, io credo tantissimo in voi giovani, mi sto battendo sia al Senato che alla Camera proprio per difendere i diritti e per dare una dignità al nostro lavoro. Io credo tantissimo in voi, sono stufo di sentire i giovani non hanno voglia di fare. No, noi cosa facciamo per invogliarvi a lavorare? E questo è un discorso importantissimo. Quindi vi ringrazio perché oggi mi avete emozionato, e proprio per questo, a nome dell'associazione che rappresento, voglio dare la tessera Amira a tutti i ragazzi di sala che hanno partecipato. Vi arriverà la vostra tessera. Entrate a far parte di una famiglia, la Mira, Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi. Noi siamo presenti in tutta Italia, ma abbiamo la Svizzera, Inghilterra, l'isola di Jersey, Monte Carlo, Dubai, Parigi, Shanghai e le Antille. Quindi vedete quanti metri abbiamo in giro che possono darvi anche una mano. Quindi vi prego di andare anche sul nostro sito, Amira, guardate cosa facciamo. C'è una rivista online ogni mese, parla di vino, di salumi, di formaggi, di servizio, quindi è una cosa che può servirvi. Se avete bisogno io sono disponibile, tanto il mio numero lo trovate, perché credo tantissimo in giovani, e grazie per quello che mi avete dato oggi. Grazie Valerio, ringraziamo Andreina Ottaviani, preside di questo istituto, per la disponibilità. Ricevono la gran menzione, dico in ordine alfabetico di località, l'istituto ISIS LV, credo che sia Lorenzo, non so come sono le iniziali, Florio di Erice in provincia di Trapani, abbinata alla polvere di capperi di Catzen di Pantelleria, che ha presentato il piatto Giardino Panzesco. Buongiorno a tutti, sono Chiara Tilotta e frequento il primo anno del liceo nell'Istituto Ignazio e Vincenzo Florio, e oggi sono qui per illustrare il piatto da noi preparato. Il piatto appunto appena servito è stato da noi denominato Giardino Pantesco perché racchiude tutti i prodotti che l'isola di Giardino Pantesco, cioè di Pantelleria. E perché appunto racchiude tutti i prodotti che l'isola di Pantelleria ci offre, formando un piccolo ecosistema. Lo possiamo notare appunto dalla superficie del piatto, dove troviamo capperi di Pantelleria, zibibbo appassito, mandorle di avola e crema al limone. Le sfumature nere alla base ricordano le rocce laviche presenti sul territorio pantesco.
Invece le frascatole personificano il suolo, ricordando la sua conformazione. Infine la seppia è stata aggiunta per valorizzare il pescato locale ed è di colore bianco che sta a simboleggiare la purezza se non contaminata dall'uomo. E protagonista di questo piatto è il cappero e è stato proposto da noi in varie forme, ovvero chips di foglia, cappero in polvere e foglia sott'olio. E Pantelleria è appunto la patria del cappero IGP, tipicamente mediterraneo ed esaltatore del gusto, oltre ad essere ritenuto un antiossidante per la presenza di numerosi flavonoidi. E un'altra sostanza che troviamo all'interno dei capperi è la rutina, che permette ad essi di essere di sostegno per l'apparato circolatorio. E infine i capperi sono d'aiuto per chi soffre di iperglicemia e diabete. Allora, le frascatole nascono da un'errata incocciatura del couscous, ovvero il couscous ha una grana molto più fine rispetto appunto alla frascatola. Incocciando, quindi andando a girare in senso antiorario, aggiungendo acqua e facendo riposare, si raggiunge questa particolare grana. Questo è stato condito con zeste di limone, cappero e uva passa. Buongiorno a tutti, sono Tranchida Stefania, frequento la classe quinta dell'Istituto Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio. Oggi sono qui appunto per presentare il vino Cazzè. Il piatto da un punto di vista gusto-olfattivo vi inebrierà di profumi intensi e persistenti. La sensazione tendente dolce prevale grazie al contributo della seppia, dell'uva passa e delle frascatole. La sapidità e l'aromaticità del cappero in polvere, della foglia, la succulenza e la persistenza lo rendono gradevole, saporito e meravigliosamente armonico. Questo vino appunto viene prodotto nelle cantine Kaizen che si trovano a Pantelleria. È un vino secco e profumato che viene vinificato secco. Il vitigno principale è lo Zibibbo, che viene chiamato anche Moscato d'Alessandria, ed è coltivato a Pantelleria in un terreno vulcanico di medio impasto, in un clima caldo e umido. Avete fatto un bel lavoro anche dal punto di vista, diciamo, della presentazione del prodotto, avete lavorato molto, non mi avete dato problemi perché io non vi ho manco sentiti, ho ricevuto il vostro lavoro e via, e questo è importante perché altre scuole, soprattutto quelle non presenti, mi hanno fatto impazzire. Quindi vi ringrazio, complimenti, perché è interessante l'idea che avete avuto, è creativa, è stata fatta bene. Sempre una gran menzione di merito, SEO Acelletti di Formia, abbinata alla salsiccia fresca al coriandolo di Salumi Grufà Monte San Biagio Latina, che hanno presentato un piatto che si chiama Viaggio dal Sud Pontino. Buongiorno, siamo dell'alberghiero Angelo Celletti di Formia, io sono Gennaro Ferrara. Io sono Luigi Pavaro. Allora, in questo piatto abbiamo cercato di rappresentare la nostra bellissima regione e in particolare anche il nostro territorio, il Sud Pontino. Abbiamo cercato di rispecchiare tutti i colori e tutta la bellezza della nostra terra. E quindi iniziamo dalla base con un waffle modificato alle nocciole, alle nocciole della Tuscia, continuando con una crema di puntarelle e ricotta. La ricotta di capra e le puntarelle sono di Gaeta. Continuiamo con una salsiccia cotta a bassa temperatura della nostra azienda partner Grufà. E poi continuiamo con una crema di caprino di Speria. Sopra a guarnizioni abbiamo delle nocciole gentili, che sono delle nocciole della nostra zona gentile, sono delle nocciole della nostra zona che crescono in territori fertili e acclimamite. Poi andiamo a completare con un gel all'arancia, all'arancio biondo di Fondi, con una cialda di patate di Avezzano e dei germogli di puntarelle. Io sono Laura, il vino che abbiamo deciso di abbinare a questo piatto si chiama Rudestro, è un vino prodotto dall'azienda Villagianna con il marchio IGP. I vitigni utilizzati sono il Merlot e il Sangiovese, allevati su un terreno argilloso vicino al mare. Il vino è ottenuto da una spremitura soffice di acini, sani e zuccherini,
con una buona acidità, che vengono messi a contatto con le bucce per circa 12-14 giorni per favorire la fuoriuscita di polifenoli e tannini che danno complessità e struttura al vino. L'affinamento avviene prima in barrique per circa 6 mesi, poi continua e si conclude in bottiglia per altri 6 mesi. Chi vuol venire a ritirare? Gran menzione di merito al IPSEOA De Gennaro di Vico Equense, abbinata al provolone del Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP di Vico Equense. Il loro piatto si chiama triglia alla parmigiana. Buongiorno, sono Pastore Alessia. Io insieme alle mie colleghe siamo qui per rappresentare l'Istituto De Gennaro di Vico Equense. Abbiamo scelto questo piatto perché il nostro istituto è molto legato al territorio e infatti abbiamo portato questa triglia in parmigiana. Abbiamo proposto questo piatto perché la triglia è un pesce che troviamo molto facilmente nei nostri mari. Abbiamo utilizzato il provolone del Monaco DOP perché il consorzio che lo produce si trova a Vico Equense da noi ed è il caseificio De Gennaro. Abbiamo il pomodorino del Piennolo DOP che è un'eccellenza delle nostre zone vesuviane e abbiamo utilizzato l'olio extravergine di oliva di Montechiaro DOP che viene prodotto sempre nelle nostre zone ed è molto rinomato. Abbiamo fatto una triglia ripiena di appunto provolone del Monaco, l'abbiamo fatta fritta e poi messa al forno, l'abbiamo impanata con del pane bianco al latte, abbiamo fatto una salsa di pomodorini del Piennolo al forno con olio e sale, abbiamo frullato e passato il tutto, poi abbiamo fatto un pesto di basilico con appunto basilico fresco e olio e delle melanzane al forno con della salsa di soia che appunto diciamo valorizza il sapore della melanzana. Abbiamo fatto una fonduta di provolone del Monaco con panna fresca. No, volevo chiedere, visto che si parla di territorio, voi avete fatto una scelta molto precisa dei prodotti, volevo chiedervi come mai la salsa di soia? Per esaltare la sapidità. Buongiorno, sono Lucia, insieme alla mia collega Anna vi vogliamo presentare e illustrare al 360 gradi tutti i prodotti presenti all'interno del piatto. Come base del piatto troviamo la triglia. La triglia è un pesce dalla carne gustosa e molto proteica. Successivamente un altro prodotto principale del nostro piatto è il provolone del Monaco DOP. Viene denominato provolone del Monaco perché appunto c'erano questi caseari che all'alba andavano appunto trasportavano questi provoloni e a causa appunto del freddo erano costretti a coprirsi con questi mantelli di tela di sacco che erano molto simili ai mantelli che indossavano appunto i monaci e quindi da lì viene denominato il provolone del Monaco. Le caratteristiche principali che lo distinguono sono appunto una scorza giallastra e l'80% del latte che viene utilizzato sono tutte diciamo di bovini appunto allevati sul territorio, quindi sono bovini agerolesi. Ecco, questo volevo sapere. Ecco. Un sapore dolce ma allo stesso tempo è molto intenso e anche leggermente piccante. Troviamo anche una stagionatura di 6 mesi che può andare anche oltre, quindi più la stagionatura viene prolungata più si sente quel sentore di piccante presente all'interno del provolone. Buongiorno a tutti. Un altro prodotto presente all'interno del nostro piatto è il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, che è uno dei prodotti tipici dell'agricoltura campana. Può essere sia consumato allo stato fresco che conservato al piennolo. Il pomodorino al piennolo in poche parole ha una percentuale d'acqua minima ed è proprio questo che rende la sua polpa, quindi la polpa che è situata al suo interno, molto consistente. Un altro prodotto sempre tipico del nostro territorio è la melanzana violetta di Napoli, e che è un ortaggio che appunto presenta questi frutti di forma oblunga di colore viola scuro. Salve, buongiorno, io sono Nunzia e lei è la mia collega Cristina. State degustando un vino di Casa Setaro, un caprettone, è una bollicina fresca e minerale
I 30 mesi di affinamento sui lieviti permettono di esprigionare i sentori floreali delle ginestre. Appunto le ginestre le troviamo sulle frote del Vesuvio, si presenta con un colore giallo paglierino e un perlage continuo ed elegante. Il nome è dovuto alla somiglianza del grappolo d'uva con la barbetta delle capre. Buongiorno, io sono Cristina e vi spiego un po', diciamo, quello che avviene per produrre questa produzione di questo vino. Allora, questo vino viene prodotto nel Parco Nazionale del Vesuvio, nel territorio dell'Alto Tirone, situato a 350 metri sul livello del mare. La caratteristica di questo vino, cioè che avvengono 2 fermentazioni. La prima, criomacerazione in silos, che ci sarà questa fermentazione per 18-24 giorni, e poi una seconda fermentazione direttamente in bottiglia, con l'aggiunta del liqueur de tirage, quindi ci sarà questa, diciamo, fermentazione finale direttamente in bottiglia. Come cliente, adesso parlo come cliente del piatto, mi aspettavo sicuramente di sentire più il provolone come protagonista. L'altra cosa sul vino, non ho sentito se è millesimato questo vino. No, non ha un millesimo. La chiave di questo piatto, a mio giudizio ovviamente, a parte il sapore del formaggio, è la frittura. Con che olio è stato fritta io ho seguito la lavorazione di questo piatto e a un certo punto ho accettato i semi di girasole, perché di fatto tra gli oli di semi che giocoforza nelle scuole, nei ristoranti usano per friggere, l'olio di girasole, secondo me, visto che l'olio di arachidi ha troppi casi di allergie, l'olio di girasole è l'unico accettabile. A mio parere, vorrei sentire cosa ne pensano i ragazzi di cucina, dal punto di vista gustativo, questo piatto, soprattutto se si potenzia la presenza di provolone del Monaco, non verrebbe ancora meglio, pur approvando che qualsiasi piatto di pesce dipenda dal mercato? Cioè un ristorante la mattina deve andare e mettere sul menù il pesce del giorno e poi usare quello che il mercato gli dà di meglio. Quindi va bene la triglia se il mercato in questo momento dà la triglia giusta. Ma secondo voi, come abbinamento gustativo eccetera, non è ancora meglio l'acciuga? Personalmente penso che l'acciuga abbia un gusto già di per sé deciso e quindi mettendo anche il provolone del Monaco all'interno diventerebbe troppo pesante. Invece ci vuole un pesce che sia delicato e che quindi si abbini bene perché in questo caso il provolone del Monaco ha una stagionatura, è giovane, ma nel caso in cui dovessimo usare un provolone più stagionato sarebbe tutto troppo pesante. Vorrei far notare che tutte e 3 le squadre che si sono presentate finora, che hanno preso gran menzione, hanno comunque soprattutto rispettato al 1000 per 1000 la valorizzazione del territorio. Cioè la valorizzazione del territorio è stata fatta molto bene da tutte e 3 le squadre precedenti, anche in modo emozionale. A questo punto arriviamo al primo premio, cioè, come ho detto, che è stato vinto dal Ipseoa Varnelli di Cingoli, Macerata, abbinata al salame il Campagnolo di Renorcino di San Ginesio, Macerata. Il loro piatto era fazzoletti di zucca, Campagnolo, Pachino e Varnelli. Buonasera, noi siamo i ragazzi dell'Ipseoa Varnelli di Cingoli e frequentiamo la classe quinto BC. E il piatto che vi stiamo presentando è un piatto che rispecchia un po' le nostre tradizioni, quindi ci sono pomodori, cipolla. Appunto fuori troviamo dei pomodorini fatti stracinati con della cipolla e del guanciale croccante, mentre all'interno troviamo della patata lessa, della zucca saltata profumata con rosmarino e cipolla e del salame campagnolo. Il salame campagnolo è dell'azienda considerabile, molto attenta alla sostenibilità, appunto, perché è un prodotto sostenibile a 360 gradi, ovvero parte dal cibo, diciamo, che consuma il suino, che è prodotto direttamente dal
da loro con grani selezionati e cereali selezionati. E la ricetta del campagnolo è un po' appunto come i salami di una volta, ovvero senza conservanti, solo sale, pepe e aglio. E poi per la farina invece... La farina è dall'azienda Mulino Bravi ed è un'azienda che attraverso alcune ricerche, attraverso ricerche e studi hanno deciso di cercano prodotti del territorio molto bio e sostenibili e ha origini molto antiche, nasce a Cingoli nel 1565 e originariamente nasce dove prima c'era un'industria e funziona attraverso l'acqua. Allora, l'olio che è stato messo sopra alla fine come condimento è stato prodotto dall'azienda Annibali Cinzia, è l'azienda dove si produce olio extravergine d'oliva e a coltivazioni di legumi, dove vengono anche prodotti delle confetture, diciamo, naturali con i frutti che coltivano loro sul loro orto. L'azienda si trova su una casa terremotata del 500 dove in futuro verrà usato come B&B. A scuola abbiamo un orto che ci prendiamo cura proprio noi studenti e infatti i pomodorini ce li abbiamo dal nostro orto della scuola. Sì, esattamente. E niente. Il campagnolo sarebbe il salame di ciauscolo? No, è molto simile al salame giauscolo, però non si può proprio definire giauscolo perché non segue il disciplinare dell'IGP. Quindi è appunto, come dice il nome, campagnolo, una ricetta diciamo tramandata dai nostri nonni, senza conservanti, solo sale, pepe e aglio. Ma voi l'avete trattato in qualche modo? Oppure... No, l'abbiamo solo messo all'interno del raviolo e poi cotto, quindi bollito. Quest'oggi abbiamo deciso di abbinarci un verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva di OCG dell'azienda Fattoria Nannì. Il vino si chiama Origini e vuole comunque ricordare l'antico metodo di produzione del verdicchio dei Castelli di Jesi. Infatti viene prodotto con uve verdicchio impiantate 54 anni fa, quindi abbiamo una vigna molto in simbiosi con il territorio, che però dà uve di ottima qualità a discapito della quantità. Inoltre questa azienda si trova ad Apiro ed è nel versante del Monte San Vicino. Per questo potremmo definirlo un verdicchio di montagna, un po' come noi che siamo dell'entroterra maceratese. E dorati. Al naso si possono percepire le classiche note olfattive del verdicchio, ovvero la ginestra, la menta selvatica, la salvia, frutta gialla e inoltre al gusto possiamo confermare la mandorla, che prima non ho detto ma è ben presente, inoltre la polpa gialla dei frutti freschi, la ginestra e la salvia. Il Varnelli l'abbiamo utilizzato anche nel piatto per sfumare, quindi abbiamo una nota fresca e di anice che va comunque ad arricchire il nostro piatto nelle note organolettiche. E inoltre anche la nostra scuola è intitolata a Girolamo Varnelli, che era il fondatore. Ecco, complimenti, buon lavoro e arrivederci anche a voi l'anno prossimo, a tutti spero arrivederci l'anno prossimo. Una targa a chi ci ha ospitato. Buongiorno a tutti, io volevo presentare il piatto, l'esplosione della tuscia. Abbiamo un filetto di trota salmonata con una salsa di pachino giallo, barbabietola, un crumble di olive taggiasche, una spuma di aria, limone e lime e una cialda corallo con nero di seppia e anche la sferificazione di basilico. È un filetto di trota salmonata che abbiamo condito semplicemente con olio, pepe e sale e fatta al vapore con 100% al forno, con 100% di vapore e a 80 gradi più o meno. Una cosa, io ho apprezzato molto la cottura di questa trota, è vero? Straordinaria. Gli abbinamenti non mi sono chiari. Una cosa
osservo perché sono ovviamente come i drogati, se non parlo d'olio mi sento male, quindi ho bisogno della dose ogni volta, ma non, la taggiasca no, vi prego. Vedete, quando io ero ragazzo si usava un vino bianco che si chiamava Santa Margherita, ce n'era talmente tanto in giro che non bastava il Veneto, ci volevano le vigne di tutte, ci voleva tutta l'Italia per le bottiglie di Pinot Santa Margherita. La taggiasca è la stessa cosa, ci sono barattoli di olive taggiasca ovunque, se voi andate in Liguria trovare un'oliva di taggiasca è come trovare un tesoro, perché non ci stanno, quindi chissà dove le coltivano queste olive taggiasca che si trovano nei barattoli dei supermercati. Cioè, l'olio qua dalle nostre parti, diciamo che vanta un ruolo, diciamo, importante, come per esempio quello di Canino, dell'olio e le olive, contiene più che un sapore, un profumo molto spinto e forte che va a incidere all'interno del piatto. Sbaglio? O voi avevate pensato a sto piatto col coregone ma non l'avete trovato sul mercato? Sì, infatti le olive sono state scelte più che altro perché sono salate, sono tanto salate, quindi il coregone è meno saporito della trota, cioè sa veramente di poco il coregone. Volevo chiedervi se questo è un piatto che avete fatto di recente oppure lo conoscete, fa parte un pochino della storia di questo istituto? Allora, io l'ho portato insieme alla ragazza il 9 e il 10 maggio. Sì, l'avevo portato appunto con il coregone, solo che abbiamo dovuto sostituire, quindi vabbè. Questa salsa è buonissima, però porco cane io mi arrabbio perché non ce n'è abbastanza. Cioè bisogna ritornare ai tempi di una volta in cui si spiattellava salsa sui piatti o sotto o sopra, non adesso fare solo i disegnini. Ecco, va bene fare i disegnini, ma poi metterne anche, insomma. Ecco, questa è una critica che non è colpa vostra. Io infatti prima che sono in gara, ho detto sono indulgenti con voi ragazzi perché quello che imparate dalla televisione, l'estetica va bene, ma la concretezza del piatto vale di più. Non a caso, come ho detto prima, voi non c'eravate, l'Accademia 5T assegna un premio al ristorante Tanto arrosto e poco fumo, proprio per questo. Comunque la salsa è buonissima, ecco, tutto buono. Semplice la salsa. La cottura anche della trota è perfetta. Ok, grazie ragazzi. Testa estretto in Montefiascone è della famiglia Coratella, un'unione di Roscetto il 40%, Malvasia bianca e Trebbiano. Allora, praticamente noi abbiamo fatto questo abbinamento sia per contrasto, perché il piatto ha delle tendenze di dolce, come la trota salmonata e le patate viola grotte. E poi l'abbiamo fatto anche per tradizione, per i piatti tipici della Tuscia, con un vino tipico della Tuscia di Montefiascone. Per la presentazione che ha fatto di questa ricetta, anche questa che rappresenta molto bene il territorio dove ci troviamo, esplosione della Tuscia, la consegno alla Preside. Adesso un consueto brindisi, siccome siete ragazzini, non posso farvi bere dei vini ad alta gradazione, quindi un moscato, anzi 2 moscati però dello stesso territorio, d'altissimo livello qualitativo. Diciamo che lo sponsor tecnico è Terre d'Ertona, che è il Moscati di Walter Massa e di Claudio Mariotto,